Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, prendendo in esame una build molto efficace tra i campi da gioco, a detta del suo deck builder Riccardo Piccaluga, eppure poco nota ai più, tanto da ritagliarsi solo una piccola percentuale nella grande torta degli archetipi presenti al momento. Forse il problema principale della sua scarsa notorietà deriva dal color pie utilizzato, quello Temur, che spesso, suo malgrado, non vede tanti impieghi nel formato, ormai etichettato come una combinazione colore senza troppe scelte adatte nella zona di comando. Eppure questa leggendaria ha tutte le carte in regola per far bene, chissà, grazie a questo video saremo in grado di portare in auge un mazzo che ha molto da offrire, per una build inedita ed efficace, che potrà spiazzare più di un avversario. Questa volta parleremo di Omnath, Locus Overoil. Abbiamo a che fare con un elementale, una tribe che annovera diverse carte potenti e alcune staple molto utilizzate anche nel Centurion, e anche in questo caso siamo di fronte a una creatura con abilità più che valide, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno verde, uno blu, uno rosso abbiamo un elementale con forza 3 e costituzione 3 e 2 abilità, di cui una in particolare sinergica con le terre in campo. Nella prima abilità abbiamo, quando Omnath Locus Overoil entra nel campo di battaglia, infligge a un qualsiasi bersaglio danni pari al numero di elementali che controlli. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, metti un segnalino +1/+1 su un elementale bersaglio che controlli. Se controlli 8 o più terre, pesca una carta. La prima abilità potrebbe, nell'ottica di riempire una build di creature della tribe, fungere da buona rimozione, ma risulterebbe poco incisiva in un formato ricco di interazioni, dove è difficile costruire un board solido, con l'intento solo di rendere efficace questo effetto. È in realtà la seconda abilità quella incisiva, visto che l'ingresso di molte terre in campo con questo color pie non sarà affatto un problema, regalandoci nuove carte con facilità per un enorme value, oltre a rinforzare le statistiche del comandante per un bittante corpulento e pericoloso. Quindi non siamo di fronte a un archetipo che punta alle combat, a meno di quelle del generale, con un piano di gioco ben preciso, che desidera ardentemente avere carte nuove in mano per contrastare l'opponente a ogni piè sospinto. Compreso quali sono le aspettative verso questo Omnath Locus Overoil come motore di card advantage, più che come effetto estemporaneo per infliggere dei danni, appare chiaro che punteremo molto a valorizzare la sua seconda abilità, giocando molte terre anche nello stesso turno. Ecco perché una buona serie di ramp effect tra Dryad of Ilias Grove, Ramonapog Excavator, Risen Reef e Uro Titan of Delsus Wrath punta a giocare più terre in un turno, innescando agevolmente l'abilità del generale o banalmente incrementando la conta delle fonti di mana in campo prima del previsto. Per ottimizzare questi effetti abuseremo di alcune tech, tra Life of Romelome, Crucible of Worlds, Exploration e Vrennen 6, anche per riprendere dal cimitero delle terre, sfruttando sia carte come le fetch, sia una serie di quelle utility che si sacrificano per dei benefici effetti. Pensiamo ad esempio a Wasteland come effetto ripetibile per ostacolare la composizione della mana base avversaria per comprendere tutto il potenziale di questi stratagemmi, che ci possono dare una grossa mano per fare nostra la partita. Anche con alcune magie come Growth Spire, Natus Lore e Trivisits aumenteremo la conta delle terre in campo, raggiungendo più velocemente le 8 necessarie per attivare con profitto la seconda abilità del comandante. Un altro strumento utile per fare il nostro match è Clotis, God of Destiny, che a partire da avanzata può infliggere gli ultimi danni banalmente esiliando una carta da un cimitero, oppure per un ulteriore effetto di ramp, che certo male non fa per far scendere prima il comandante. Come ulteriori ciccioni che possono affiaccarsi al generale, avremo Questing Beast e Titania Protector of Argort, quest'ultimo perfettamente incastrato con gli altri effetti della build per un esercito di elementali che non lasceranno scampo all'opponente di turno. Con uno spirito più da control deck fanno anche capolino carte come il Breacher, Snapcaster Mage e Jace the Mind Sculptor, in un mix ardito che miscela sapientemente l'uso delle magie con quello delle terre, che supportano la nostra azione. Non ci baseremo soltanto sul comandante per fare vantaggio carte, anzi, perché con Expressive Iteration, Memory Delage, Sivan Library e Misk and Bow Timeless Heroes mettiamo i mostri gioielli del nostro color pie su questo aspetto, vitale per tenere a bada gli avversari più coriacei. Anche i tutori per esigenze specifiche come Spellseeker, World Tutor e Urza Saga ci offrono qualche vantaggio, ma in realtà sono elementi più di supporto alle nostre partite che di bisogno specifico, anche se in effetti annoveriamo anche una combo in questa lista. Visto che ci piace manipolare le terre, non ha fatto male inserire Scapeshift affiancando la Valakut of the Mountain Pinnacle tra le 99, capaci, soprattutto in matchup che si accaniscono sul generale, a farci sconfiggere il nemico di turno, che farà fatica a bloccare questa chiusura, se saremo capaci di proteggerla a dovere. Ci sono poi alcune tech di contorno tra Enduras per ostacolare l'utilizzo del cimitero da parte del nemico e Pidgin Needle per bloccare carte chiave prima che si possa imbastire una delle nostre possibili chiusure. Una di queste, viste le peculiarità del generale, passa per un piano Voltron sostenuto da Shadow Spear e Cavern of Soul, così da avere, con il nostro Omnath in campo, un ariete pronto a scardinare le difese dell'opponente per una vittoria facile e indolore per noi.
Se il piano principale per avvantaggiarsi al massimo del potenziale di Omnath Locus Overoil si basa in buona sostanza da quello che offre il verde, una buona parte della build sfrutta a dovere gli altri colori per stritolare l'opponente a suon di interazioni efficaci. Annoveriamo di base un comparto di cantrip piccolo ma efficiente, con Brainstorm, Ponder e Preordain, giusto per partire al meglio, anche con una mano non ottimale, bilanciando dovere effetti e terre vitali per avviare il match. Visto che alcune delle nostre chiusure passano dalla combat del comandante con Brother Borrower, Subetli e Ottawara Sorin City, proveremo a rimbalzare qualche parante molesto, permettendoci di incidere, anche con un solo attacco ben assestato, sui punti vita del nemico. Annoveriamo anche qualche rimozione specifica tra Fury, Flame Slash, Lightning Bolt e Boseiju o Endurance, che permetteranno di arginare le minacce più problematiche, tipicamente quelle che impediscono il cast del comandante, uno dei motori portanti del nostro Card Advantage. Per fortuna, vista che abbiamo poche creature da schierare, potremo utilizzare con profitto qualche fratta globale, tra Cyclonic Rift, Subterranean Tremors e Sweltering Suns, che possono tenere a bada i mazzi più aggressivi, mentre noi con calma apparecchiamo il nostro parco terra e minacce. Inoltre non ci faremo mancare un ottimo comparto counter, con 12 di loro tra Counterspell, Force of Will, Memory Lapse, Tail Send e Wash Away, per interagire al meglio con le giocate più pericolose, proteggendo al contempo quelle chiave, tra cui il cast del comandante. Ci sono poi le classiche carte modali tra Braid, Archmage Charm, Cryptic Command, Fiery Confluence, Fire and Ice e Mystic Confluence, che ci sostengono in diverse circostanze, dandoci modo di risultare sufficientemente reattivi, soprattutto nelle prime fasi della partita, quando dobbiamo contare solo sulla mano iniziale. In ultimo, con Narset Parter of Veils, Oko, Tifo Crowns e The Royal Shons incrementeremo il numero di viandanti a disposizione, che oltre a quelli utili per finalità specifiche, ci sostengono nel mettere i bastoni tra le ruote al nemico, dandoci modo di chiudere, mentre ne stritoniamo ogni sua speranza di vittoria. Le premesse che hanno portato Riccardo Piccaluga a concentrare i suoi sforzi nella realizzazione di una build attorno a Omnath Locus Overoil partono da un'idea precisa, dettata dal desiderio di costruire un control deck in modo differente. Puntare a un vantaggio carte attraverso il generale semplicemente con l'ingresso di nuove terre in campo già offre un modo solido e continuativo di acquisire nuove risorse e conseguentemente risposte per contrastare con costanza le mosse del nemico. A questo approccio ben sostenuto da Colopai si affiancano una serie di chiusure che passano da diversi piani d'azione. In primis una combo, piuttosto facile da proteggere, che nuovamente mette al centro le terre, dandoci vantaggi e solidità nell'azione allo stesso tempo. Inoltre, grazie in particolare al verde, ma anche al comandante, abbiamo dalla nostra comunque un piano agro solido, convincente, che non ci mette in difficoltà se dobbiamo contrastare l'avversario o banalmente fare il nostro match se le condizioni lo permettono, senza tanti giri di parole. Insomma, un approccio inedito al formato che vede in Omnath Locus Overoil un punto di riferimento importante, ma non il solo per avviare al successo le nostre partite, in barba anche alle intemperanze del formato sempre in evoluzione. Con tutte le potenzialità descritte attorno a Omnath Locus Overoil, non è stato difficile per Riccardo Piccaluga prevedere diversi percorsi per approcciare le partite, con una flessibilità invidiabile che spesso potrà spiazzare più di un opponente. In primis punteremo a controllare le prime fasi del match, con il nostro nutrito arsenale di interazioni, così da arrivare al mid-game, dove cercheremo di aumentare con consistenza le terre in campo, giocando il generale dopo aver raggiunto l'ottavo lane drop. Da questo punto in poi, con Omnath al pieno del suo potenziale, non ci resta che decidere con quale chiusura è meglio aggredire il nemico, magari proprio con il nostro elementale, che gonfiato a dovere e supportato da alcune delle nostre tech, può fare da win condition senza problemi. Non dobbiamo disdegnare altre creature come Fury o Titania Protector o Argot, che possono anche da sole portare a casa il risultato, anche senza necessariamente scomodare il comandante, che può, se c'è, incrementare la loro efficacia con i suoi segnalini. Infine abbiamo Scapeshit e Valakut The Mountain Pinnacle, che possono aiutarci in caso siamo di fronte a un avversario tignoso, che tende a replicare a tutte le nostre minacce, in una guerra di nervi in cui avremo la meglio, anche solo con la terra in campo e qualche land drop mirato. Qui entrano in campo tutti gli enable per avere più terre o per rigiocare dal cimitero, così da avere sempre la benzina necessaria per giocare o rigiocare il generale o sostenere la nostra azione, che necessita in alcuni casi di molto mana per risultare efficace. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere che questa lista basata su Omnath Locus Overoil si posiziona nelle meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano dai tavoli da gioco. Verso gli agro deck siamo in buona posizione, sia perché abbiamo un comparto di interazioni potente, sia per i bitanti che possiamo schierare, comandante in primis, che potremo gonfiare semplicemente con i nostri land drop per un muro che difficilmente potranno superare. Verso i control deck dovremo giocare protetti il comandante, da lì in poi il matchup sarà in discesa per noi, visti i vantaggi ottenibili dei nostri land drop, che non saranno mai pochi, così da sovrastarli in fretta sul fronte del value puro.
Verso Grist the Hunger Tide il piano migliore è quello combo, non puntando sulle creature che avrebbero sempre vita difficile con lui, concentrando i nostri armi migliori sul cast di questo generale che altrimenti diventa sempre ostico da contrastare. Verso Raffine's Scheming Seer siamo in seria difficoltà perché mette subito pressione e alcune delle nostre risposte non riesce a spegnere la sua azione sul nascere, non dandoci modo di costruire il nostro motore di vantaggio carte meno rapido del suo. Per questo motivo sono presenti nella build carte specifiche contro questo matchup ostico, tra Narset Parter of Veils, Hullbreacher e Cyclonic Rift, con l'intento di spegnere sul nascere le velleità di questo comandante, ormai molto diffuso tra i tavoli del formato. Nelle molte partite accumulate da Riccardo Piccaluga in compagnia di Omnath Locus Overoil, tante sono state le scelte e i cambiamenti che hanno portato alla costruzione della lista attuale, in un percorso di bilanciamento costante anche grazie ai colori a disposizione. Alcune carte ritenute meno efficaci sono state risposte nel raccoglitore, come nel caso di Chandra Awakened Inferno, che spesso risultava pesante in mano e funzionale solo in poche e rare occasioni, da non giustificarne più di tanto il suo utilizzo. Anche Farseek è stato abbandonato per soluzioni più funzionali, come ad esempio Latros Lore e Three Visits, visto che una terra tappata in campo, con la fame di mana delle nostre interazioni, non era mai un bel vedere. Carte che invece hanno guadagnato un posto di primo ordine sono Questing Beast, che risulta incisiva soprattutto verso mazzi sciame o agro in genere, e Urza Saga, che con il piano equipaggiamenti riesce a imprimere un boost nel combat del generale spesso decisivo per fare nostra la partita. Una considerazione a parte la facciamo per Daze, che nonostante ci mandi indietro di un land drop, con le strategie del mazzo e le sinergie di Mystic Sanctuary ci dà modo di sfruttarla con profitto, soprattutto con il comandante, che ci dà accesso subito alla magia appena recuperata da questa particolare terra. Eccoci arrivati al termine di questa particolare disamina che ha visto come protagonista Riccardo Piccaluga, che ringraziamo per averci fatto scoprire non solo una leggendaria inedita, ma un modo diverso di concepire un mazzo control anche senza il bianco o il nero a disposizione. Se volete una build diversa dal solito o banalmente un control deck che però riesca anche a portare a casa il risultato senza turni estenuanti, questo Omnath Locus Overoil potrebbe fare al caso vostro, tenendo alto il potenziale di una tribe che in questo formato non ha mai deluso. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.